Allora, ci siamo, ci siamo. Oggi si fa sul serio, ragazzi. Oggi si fa sul serio. Si inizia a far sul serio. Allora, in teoria la live della Red Bull dovrebbe iniziare alle 14:30, quindi proprio adesso. Speriamo. Così non abbiamo troppa attesa. Però in teoria la presentazione vera e propria è alle 3. Da quello che so, poi boh. Ciao Kiwi, come stai? Sempre il primo. Sei felice oggi, immagino. È un giorno felice per te. Come stai? Come stai? Come stai? Chi mi racconti bello? Ok, ok. Dovrebbe essere iniziata la live della Red Bull. Però io perché non sento? Oh cavolo. Problema. Le ho accese le cuffie. Bene. Iniziamo benissimo. Non è una live di Ale04 se non parte bene, ovviamente. Allora, mi devo già iniziare a incazzare, eh. Live Snadri miliardi di live Red Bull. Ok. Ah, ok, no, no, no. È proprio la Red Bull che non ha... Che non ha... Ok, ok, ci siamo ragazzi. Dai, la live della Red Bull è già partita. Io non so sinceramente se posso streamare la loro diretta, però io penso di sì. Io penso proprio di sì. E quindi farò così. Haha, haha, haha. Ragazzi, la sigla dell'ora esatta c'è. Eh, Ragazzi, la sigla del... è partito Tonio. Sto guardando Tonio per vedere se lui mette le immagini, ma penso di sì. Ciao Andre, come stai? Come stai Andre? Da quando su YouTube? Ragazzi, le live su YouTube delle presentazioni convengono molto di più perché sì, cioè c'è... È pieno di gente. E quindi convengono proprio alla grandissima. Come cazzo ha fatto un gatto a distruggerti il labbro, Kiwi? Spiegami sta cosa. Quindi sì, le presentazioni comunque le facciamo su YouTube. Sito della Red Bull è partita la live, ma è tutto fermo per il momento. Allora, comunque non mi aspetto niente. Cioè, io spero cambiano livrea. Almeno un po'. Poco poco. No? Speriamo. Ciao Nick, sì, le faccio su YouTube queste live perché conviene, ci sono molti più spettatori. L'altro giorno siamo arrivati a 60, quindi abbastanza bene. E poi è un buon modo secondo me per farsi conoscere, quindi le presentazioni le vedrete tutte qua su YouTube. Ah, porca vacca, raga, no. È partita la live della Red Bull. Timer di 30 minuti. No, raga. Che sbatti. Che sbatti. Vabbè. Vabbè. Aspettiamo, intanto parliamo del più e del meno, vediamo. Vediamo un pochino.
Aspettiamo mezz'oretta. E che ci volete fare? Come state intanto? Nick, come stai? Andre, come stai? Kiwi, vabbè, mi ha spaccato il labbro. Manco fosse andato in discoteca ad attaccare rissa. Però vabbè. Grande Kiwi, un saluto. Quindi più di mezz'ora. Sì, sì, più o meno. Sì, in realtà sì, poi ci sarà. Parleranno, bla bla bla. Ragas, oggi è una giornata pienissima di roba da fare. Finita la live, devo fare il mini video del della presentazione, la reaction alla livrea e, e poi cosa ancora? E poi devo fare la live stasera, mi raccomando, vi aspetto sul canale Twitch di Motorzone Podcast. Con ospite un pilota di Moto3. Vi dico solo questo. Poi fate voi, se volete passare, bene, se non passate, fate voi. Però c'è un pilota di Moto3, io ve lo dico. Deluso dalla P2 di martedì. Nick, hai esagerato. Ah, grande Kiwi. Aspettate un attimo, si vede la mensola. Scusatemi. Ok, molto meglio. Ok. Tranne Perez? No, dai, Perez è simpatico, dai. Cioè, in realtà no. Poco, ma dai. Ok, allora, intanto vi metto la... Fammi una cosa furba. No. No. No, 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 no. Ok, perfetto. Voilà. Voilà. Va che bella grafica. Allora, che famo in sta mezz'ora? Parliamo un po' di come sarà sta Red Bull. Come sarà sta Red Bull? Allora, da sta grafica qui mi fa pensare a un azzurro più chiaro. A varie sfumature di azzurro e di blu. No? Ci potrebbe stare? A me non mi piace la Red Bull chiara. Il miglior colore che ha avuto la Red Bull secondo me è come l'anno scorso. Bel blu scuro, cioè spento. Molto notte, insomma. L'azzurro sul blu, sinceramente non... Meh, non lo so. Voi la volete blu, azzurra, bianca? Magari bianca, tirano fuori un bianco, no. Ovviamente no. Però un bel bianco non sarebbe male, eh. Non sarebbe la Red Bull, è vero, eh. C'è anche da dire questo. La Red Bull sempre bella, un po' ripetitiva, però... sì, cioè non è male alla fine, eh. Non è male. Però sinceramente preferisco... Cioè, vorrei vederla cambiare un po'. Cioè, quanti anni è che sembra la stessa? Cioè, porca miseria. Cioè, dopo un po'... Due palle. 24 minuti, comunque. Alla presentazione. La Red Bull rossa. Eh, no, non me la immaginerei. Secondo me non sarebbe male, sapete come... Adesso non so se avete visto la copertina di questa live. Però non sarebbe male secondo me così. Sembra un po' effetto Spider-Man, no? La macchina di Spider-Man sembra. Ciao Gabri, tutto a posto? Te, che racconti? Così così vado a prendere la felpa della Ferrari perché sto iniziando a aver freddo.
Ma voi l'audio lo sentite? Basso, immagino. Marrone. Cos'è marrone? Cos'è marrone? Una macchina marrone. Qual era la macchina marrone che correva nel 2012? Cioè, aveva del marrone d'oro. Eh. Ah, cazzo, l'HRT si chiamava. Probabile. Lascia stare, Gabri. Lascia stare. Io pensavo che con le presentazioni delle auto un po' l'astinenza andava a calare. Il cazzo aumenta. Aumenta, sono sempre più teso, sono sempre più in astinenza. Come quella della VRC. Come sarebbe della VRC? Mandami la foto, Nick. Nel 2012 avevo 3 anni. Io quanti ne avevo? 8. Boia. In che senso, Jacopo? Era l'HRT, ok, sì, sì. Se posso essere onesto, in termini di FIFA, devo dire che si devono svegliare. In che senso? Perpendicolari. Cosa vuol dire? No, lei era l'HRT, era l'HRT. Io 4. 2012, cioè, ridendo e scherzando, erano 10 anni fa. 10 anni fa era il 2012. Wow, incredibile. Ok, Nick ha mandato la foto, vediamo. Ma sai cosa? A me non piace quell'azzurrino. Cioè, sulla Formula 1 non mi piace quell'azzurrino lì. Qualche anno fa ce l'avevano. No, non mi piace. Preferisco il blu notte che hanno avuto 2022-2021. Ah, ok, ok, Jacopo. Non vorrei dirlo, però. Sti stronzi della Red Bull. Un bel dito nel culo quest'anno, madonna mia. Quanto godrei, quanto. La Red Bull verde. No, ma ovviamente Red Bull terrà sempre gli stessi colori più o meno, le stesse cose anche per motivi di sponsor. Cioè, Red Bull. Cioè, comunque devono mettere lo sponsor della Red Bull sulla macchina. Non possono, che ne so, come fare la Ferrari. No, beh, Ferrari. È una macchina vabbè, in generale le macchine vanno anche a seconda degli sponsor. Basta pensare alla Haas, quando aveva lo sponsor della Energy, era oro e nera, che richiamava appunto i colori del logo dello sponsor. Eh, come si chiama? Oddio, mi sfugge il nome. Porca vacca. Come si chiamava, raga? La Racing Point. Mizza che mi sfuggiva la Racing Point. La Racing Point aveva lo sponsor quello là, quindi era rosa. Quindi la livrea cambia anche sempre un po' rispetto agli sponsor, ecco. Si sapeva che era alle 3 la presentazione. Allora c'era un po' di confusione perché uno diceva alle 3, io avevo capito alle 7 di mattina, per farvi capire. E invece ovviamente no. E comunque sì, la presentazione era, cioè si sapeva che era alle 3. No, Kiwi, non si fanno ste cose. Cos'è che hai scoperto ora, Jacopo?
Ah, è della presentazione. No, no, in effetti c'è stata un po' di confusione, dai, tranquillo. La Mercedes tornerà competitiva da poter vincere il mondiale. Allora, io ho un'idea ben precisa. Che quest'anno il mondiale se lo giocheranno Ferrari, Red Bull e Mercedes, ma su momenti diversi della stagione. Questo perché tutti e tre arrivano in condizioni diverse a inizio mondiale. Red Bull avrà il 15%, mi sembra, di ore in meno in Galleria del Vento. Sommate al 10% in meno perché ha vinto i costruttori, ha tantissime ore in meno e deve gestirle bene. Quindi non può partire forte, cioè deve comunque stare molto attenta sotto questo punto di vista. Ferrari, che deve trarre questa cosa a suo vantaggio, può permettersi di spingere più all'inizio. Quindi all'inizio, secondo me, vedremo per lo più un dominio Ferrari. Mentre per quanto riguarda Mercedes, hanno praticamente rivoluzionato il progetto, cosa che non credo, perché sennò non avrebbero portato gli sviluppi avanti fino all'ultima gara del campionato. E secondo me saranno più indietro rispetto a Red Bull e Ferrari all'inizio. Non come l'anno scorso, ovviamente, saranno lì. Diciamo che qualche podio possono provarselo a giocare. Però verso la fine potrebbero, diciamo, emergere. Saranno super costanti come l'anno scorso, d'altronde. E... e quindi vediamo. E Red Bull, appunto, che potrebbe avere anche un calo a fine stagione proprio per questa cosa delle ore in Galleria del Vento. Vedremo, vedremo. Comunque sì, 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 assolutamente può lottarsi il mondiale. Secondo me non lo vince. O se lo vince comunque sarà lì veramente con Red Bull e Ferrari. Quindi... Jacopo. Sì, no, io non so dove ho letto 14:30. Cioè ho fatto tipo una conversione dell'orario. Però ho sbagliato, evidentemente. Però vabbè. E che succede alla live? Oh, 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 non laggare, non laggare, no, 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 no. Sì, assolutamente, Gabri. Assolutamente sì. Ci sto già anche pensando, pensa tu. Lo faccio dopo i test, perché... cioè, almeno è più realistico, insomma. Farlo adesso è veramente un azzardo, cioè, voglio dire... È un terno all'otto. Quindi secondo me ha anche più senso farlo dopo i test. Comunque sì. Ah, per quanto mi riguarda, adesso il favorito per me è Leclerc. Guarda, ve lo dico senza peli sulla lingua. Secondo me Leclerc è il favorito numero uno. Perché si parla strabene di Ferrari. Sicuramente non patirà la TD39 come l'ha patita l'anno scorso, quindi tornerà super competitiva. E l'anno scorso Ferrari è nata come macchina più forte, perché ragazzi, in Bahrain e nelle prime gare Ferrari era la più forte. Poi vabbè c'erano i problemi di affidabilità, errori dei piloti qua e là, ma in generale la maggior parte delle volte Ferrari era più forte. Forse Imola, l'unica in cui non era troppo forte. Forza Ferrari, ovvio, ragazzi, ovvio. Cioè, non lo voglio gufare, non mi venite poi a picchiare se Ferrari non vince. Io non c'entro un cazzo, eh. Oh. Voi invece chi vedete come favorito quest'anno? Così, giusto per dirne uno. 14 minuti ci siamo, ragazzi. Speriamo che... Cioè, sicuramente no. Però speriamo che mostrino qualcosa di nuovo rispetto al 2022. Sicuramente non lo faranno, però... Hai visto che Ford torna in Formula 1? Sì, ho visto... Sì, nel 2026. Sì, 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 sì. Magari ci faccio anche un video, vediamo. Ma tipo Snadri campione del mondo. Ehi. Sì, sì, sì. Ah, ma questo è un post... What?
Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Dovrei... Oh, shit. Ah, no, beh, che Ford... Cioè, si sapeva. Cioè, già c'erano rumors una settimana fa, così. Però, dal 2026 e a scopo commerciale invece già da quest'anno. È per questo che la presentazione si fa in America. Credo. Non voglio sparare cazzate, ma... Cuore Leclerc, testa Verstappen. Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Sì, sì, ho visto, grazie Nick. Tornare competitivi è una nostra priorità. Grazie al cazzo. Era un posto di Ferrari, ovviamente, eh. Dai, eh. Comunque, raga, mica, sono tornato a scuola, ho mangiato tutto di fretta per venire in live qua. C'ho ancora la pasta al ragù sullo stomaco. Però non puoi mettermi un timer di mezz'ora, cioè mi cadono le palle. Cioè, mettimelo di 10 minuti. Fai partire la live alle 14:50. Ah, comunque una brutta notizia. Forse non riesco a portarvi la presentazione della Ferrari. Perché ho un'interrogazione di recupero a scuola quel giorno. Ed è proprio alle 11:30 l'interrogazione. E quindi... Non so, se chiedo alla prof che sono via... Dico alla prof che sono via, mi ammazza. Probabilmente, mi disintegra. Però vediamo, dai. Non c'è 2 senza 3. Beh, non è detto che il 3 arrivi quest'anno. Se intendi i titoli di Verstappen, eh. Non lo so. Io la mia ve l'ho detta. Poi voi pensate quello che volete. Dai, 10 minuti. Oh, Nick. Grande Gabri. Mercedes nero o argento, penso che rimarrà argento. Sincero. Anzi, io forse la preferisco argento. Cioè, nera era bella, eh. Però argento è proprio... Capito? È proprio Mercedes argento. Quindi ti dico argento. Solo perché voglio rivedere l'argentata, eh. Io vado in bagno a guardarla, tanto il prof di diritto. Giustamente. Io raga provo a portarvela. Però non vi assicuro niente. Comunque su Instagram vi farò sapere. Argento, argento. Preferisco comunque argento. Le freccine d'argento. Speriamo non diventino delle freccione quest'anno. Speriamo proprio. Sì, quella del 2016 di Mercedes era veramente bella. Ma anche quella del 2019, 18, 17, vabbè, facevano cagare tutte. Cioè, a me facevano veramente schifo quelle del 2017.
Quella del 2019 della lotta con Leclerc a Monza, quella lì bella, 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 bella. E anche, io vi dirò, quella di quest'anno a me non piaceva all'inizio, cioè l'ho vista, mi ricordo che avevo una verifica di storia e l'ho vista appena dopo la verifica, ci ho consegnato anche prima per vederla. Ho detto no, no, ma cos'è sta cagata? E invece vi devo dire che è bella. Cioè, poi da quando l'ho vista a Monza dal vivo, ho detto ci sta. Bella, bella, bella. Kiwi a Ferrari me la posso perdere, ma Kiwi, porca di quella. Ma tu, cioè, tu sei fortunato che le live sono virtuali, perché sennò, cioè, ti prenderesti tante di quelle botte che non hai idea. Dai, 7 minuti, madonna, non passa più sta... Che palle. Pa pa pam. Allora, intanto fatemi cercare delle fotine. Sono curioso, allora, sicuramente non presentano la livrea del 2020, cioè le linee dal 2023. Però sono curioso se faranno vedere quella base, quella dell'anno scorso, cioè quella proprio base, la livrea base, oppure quella dell'anno scorso, vediamo. Sì, Kiwi. Sì, Kiwi. Ti picchio comunque. Sono cotto. Sta canzone mi ha rotto le palle, ancora 5 minuti, madonna, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. E comunque per mettervi ancora più attesa, manca esattamente un mese e 2 giorni al Gran Premio di Sakir. Lo potete leggere da qua. Un mese e 5 giorni, un mese e 2 giorni, un mese e 2 giorni l'inizio della gara. Mentre eh, un, un mese l'inizio delle prove libere. Madonna. Scappi in Australia, tanto c'è la F1 pure lì. Non sarebbe male andarsene in Australia. Onestamente. Come sta la sveglia sul cielo. Vabbè, ti ricorderai che c'è il Gran Premio, porca miseria. Invece i test, per quanto riguarda i test, quanto manca? I test sono a fine febbraio. Sarà a metà febbraio? 2 settimane mancheranno, 3. Cioè, cioè, boh, vediamo. Test F1 2023. Giovedì 23 febbraio fino a sabato 25 febbraio. No, scusami, eh. Ah, ok, no, sì, 3 giorni, ok. Giusto, giusto. Ovviamente in Bahrain. Giovedì, venerdì, ok. Va bene.
25. Oh, aspetta! Io sono in vacanza! Perché c'è carnevale. Sì, che bello, che bello, che bello. Sì, dal 23 al 25. Io sono in vacanza. Bellissimo, raga. Bella notizia. No, ma come 8 minuti? Scusate, eh? Non erano 8 minuti, è cambiato. Non eravamo tipo a 4? O sono scemo io? Oh, ma... Ma... vabbè. Hanno allungato. Ah, ok. Vabbè, aspettiamo. Magari è già uscita. Vediamo se su Instagram è già uscita. In caso non ve la mostro, tranquilli. Addio. No, ok. No, non è ancora uscita. Che palle però. 6 minuti. Non ce la faccio più, dai. E che due coglioni. Dai, oh. Sono carico. Cioè, sono carico. Ma che cazzo sono carico a fare? Che tanto sarà uguale all'anno scorso. E non vedremo neanche le forme vere e proprie. Cosa c'è da essere carichi? Non c'è niente da essere carichi. Non c'è niente da essere carichi. Ah, però. Vabbè. Sono scemi quelli della Red Bull. Finalmente hai detto una cosa saggia. Bravo, Kiwi. No, si scherza. Ma perché boh, probabilmente essendo che la AS non ha fatto la reazione, ehm, come si dice, non ha fatto la reazione, cioè non ha fatto la presentazione su YouTube. Molti se la guardano su YouTube. Poi vabbè c'è anche Tony in live, quindi figurati. È normale, è normale. Non mi offendo. Cioè sì, sì, mi offendo, vaffanculo, mi offendo. No, scherzo. Vediamo sta RB-19. Oh, se allungano di nuovo il tempo, porca vacca, mi incazza. Mi incazza di brutto. Sì, anche su Sky, ovviamente. Beh, Sky anche... Sì, beh, anche su Sky, quindi è normale che ci siano meno persone oggi. Se allungate il tempo, spengo la live, eh. È 34 minuti che stiamo aspettando insieme ormai. Dai, cazzo. 4 minuti. Vogliamo vedere se è già uscita su Instagram? Allora, io però non voglio spoiler così improvvisi, eh. Quindi, ok.
Niente. Non è ancora uscita. Aspetteranno allora la presentazione, immagino. 3 minuti e 38. Oh, ma c'è Nasca in Val d'Aosta, a casa mia, oh. C'è anche Matteo Bobbi, no. Dov'è che sono? Shampoo Look. Cazzo, non è lontanissimo da me. No. Che figo. Che figo, che figo. Sarebbe bello andare alle presentazioni delle vetture dal vivo, mamma mia. Che figata. Mi piacerebbe, sinceramente. 3 minuti, signori. 2 minuti e 40. E ci siamo per vedere la prima grande vettura di quest'anno. La Big, che ovviamente si giocherà il mondiale. Anche te hai visto la storia di Nasca? 2 minuti. E si va. Dai, cazzo, sono gasatissimo, raga. Sono gasatissimo. Ah. Tra l'altro non cambia neanche lo sponsor principale, dunque non credo. L'anno scorso l'unica modifica che c'era stata, mi ricordo, è la posizione dello sponsor. Basta. Basta. Vediamo quest'anno. Un minuto, signori. Cioè, aspettate un attimo. Un minuto, ma poi ci sono ancora. Che devono parlare, devono dire: sì, l'anno scorso è stato un bellissimo anno per noi. Quest'anno ci dobbiamo ripetere. E bla bla bla. Quindi, ragazzi, molta calma, molta, molta calma. Che tanto. La live della Red Bull ha 185.000 spettatori. Contro i miei 12, non sono niente. I miei 12 valgono molto di più. Vaffanculo. Si allungano con i tempi? No, non allungano, dai. 20 secondi ci siamo, ragazzi, dai. Se me la presentano così di colpo, ma non credo, esplodo. Ma non la presenteranno mai di colpo, sicuro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Che palle, mi sono già caduti i coglioni. Mi sono già caduti i coglioni. Porca, quanta gente, oh. Non chiedetemi cosa dicono perché non capisco l'inglese, quindi chiedo scusa. È ufficiale, adesso tifo Ferrari. Sì, grande Kiwi. Grande Kiwi.
Il volume è bassissimo, sì, lo tengo basso apposta. Se volete ve lo alzo, ma... Ok. Hey Marty, hi everyone. I'm thrilled to be here. Let me tell you that we'll also be joined by team principal and CEO Christian Horner. We will have Christian a first Horner. look at the new team kit for 2023 and some very special guests. Of course, it wouldn't be a season launch without a sneak peek at the RB-19. Stay tuned because this is gonna be quite the show. The Formula One team defended its driver championship with Max Verstappen. The 25-year-old won a record-breaking 15 races last year, including 9 of the last 11 races. Max set the new mark for the most wins in an F1 season. What an unbelievable year. Tremendous year. C'è stato uno spoilerino. For Max. C'è stato uno spoilerino. Also won the Constructors Championship in 2022 and were the only team to have both cars start Niente di che, ma top c'è stato un four piccolo in spoilerino. every Grand Prix last season. I think we'd all agree 2022 was a fantastic year to say the least. I want to take a moment to thank the thousands of fans around the globe who are streaming this event today. Wherever you're watching from today, you're in for quite a treat. Mannaggia, Over the mannaggia. next hour, we'll take you into the world of Oracle Red Bull Racing. We'll cover where we've been, where we're going, everything in between. As always, a massive hello to our members of the paddock and those streaming the event online. A reminder for you, all these can be found at redbullracing.com/. Esatto, che io stavo pensando la stessa cosa, Kiwi. Stavo pensando esattamente la stessa identica cosa. Hai ragione. Siamo un po' una straghetta, senza offesa, senza offesa per Those Eagle Eye Red Bull. viewers may notice hidden paddock codes throughout the show. A way to redeem points and prize online. One thing that's Ma dai, neanche i always true of the microfoni Oracle Red Bull Racing hanno. team, Si sente their tutto willingness to grattare. take the road less traveled. Oh, che succede? Dove va? Dove va Max? From Las Vegas streets, desert heat to Miami Beach, from sea to shining Sempre sea, particolari, le loro presentazioni. Oracle Red Bull Sempre particolari. exploring this land, even Ovviamente. federal roads. Wow. Box. Madonna mia. Che spettacolo però. Okay, serious active. Let's get after it. Finally. I think he wants to race. Sempre molto sobri, Let's see what he can do. Le presentazioni Red Bull sono la cosa più sobria. Va. Oddio. Oracle Red Bull Racing has made its mark, but now awaits the next chapter. Max Verstappen, you are world champion. We are world champion. 2023, now loading. Without question, nobody pushes the limits quite like Oracle Red Bull. What a tremendous year once again in 2022, not only achieving back-to-back driver championships, but also the Constructor Championship. It's wonderful to be here in New York with all of you today. Thank all of you here in the live audience for coming out. And we'll start the day, come on out, brother, with team principal brother. and CEO of Oracle Red Bull Racing, Eccolo qua. Christian Horner. Christian Great to see Horner. you, brother. Good morning. Congratulations on the tremendous success you guys have achieved. at Dai, Oracle adesso devo Red fare le Bull. We are all interviste so pure. excited to be here in Ma New chi York. se So ne let's start right there. What caga? is Ma your chi impression perché? Ma fate of come l'AS, us no? unveiling the car today and opening the season here in New Che York? bisogno c'è di fare Well, sta look, roba? it's Che bisogno incredibly c'è? Lo special to be here, sappiamo, you know, in the Big sappiamo. Apple in the US, in New York. It's playing, you know, the US is playing such a big role in Formula One these days. 3 Grand Prix
Las Vegas Sì, coming grazie per essere qua onto the calendar as presenti. well this year. So it seemed only fitting, to unveil the RB-19 and Dai, che c'è our da plans for the fare. season ahead here in New York City. It is unbelievable Ha detto the che non ci growth sarà of nessuna Formula One in the United States, even over the past couple of years. How do you describe it? It's been massive, and Tanto it's just been quest'anno non fantastic to vincete, see non the vincete US really quest'anno. embracing Formula One. And we started with a race in Austin, and then Miami introduced last year, and of course Vegas coming this year. And we're seeing the US really engaging, in Formula One and everything that's going on. We're seeing a much younger demographic, a much younger fan base coming into the sport as well. And we now have so many US partners. Ovvio che lo fanno per it's a hype, really ovvio, exciting ovvio. time for Formula One, and Però che particularly palle, che palle. in the United States. And the team performed extremely well, both in Austin and in Miami. What were the keys? Chissà se to ci you sarà guys già doing qualcosa so well here in riferito the a... US? All races carry the same points, but they were two big races that we wanted to win, and Come si Miami chiama? being the first race was a super tight race, and I think that that was a big race for Max to win, a really tight race. And then of course Non in mi viene il nome, Austin scusatemi. it was a weekend that was Forte. quite an emotional weekend. We lost our founder and chairman Dietrich Mateschitz. Come ti sei and, appena svegliato? we had Sulle the le opportunity 3 e to mezza, win le 3 e un the quarto. Constructors' Championship for the first time in 8 years, and on Sunday, Max winning that race, Checo up there on the podium as well, converted those points to win and bring Comunque home that buongiorno, Constructors' buongiorno Championship. anche a te. You noted the co-founder of Red Bull, Dietrich Mateschitz. I know you had quite a relationship with him. How do you define the emotion that you guys were experiencing there in Austin, and what is his influence? Well, of course, he was a huge influence in everything that we did. It was his passion, not just within Red Bull Racing, but the whole Red Bull group. And, that lives on today. And, the passion, the determination. Oh, figo il the fact that, microfono we're bianco, Mavericks, we're pushing the Magari boundary. ci stanno we're dando uno doing things spoiler, magari è differently, bianca and hence we're veramente. here, the only team to announce in the US. Mamma mia, And, fighissimo. we're getting on with and preparing for the season ahead. We're very exciting about it. We've got tremendous support from Red Bull and the shareholders, and looking forward to this busy season in 2023. I was going to ask you, what's your perspective okay, for 2023 with Red Bull and Honda? Well, it's going to be an incredible season. Our rivals, for sure, haven't stood still. So, we're expecting Ferrari to be competitive, Mercedes are going to be there. There's some other teams that could well make some big. Così ragazzi, well. So purtroppo è this time così. of year, it's Parlano, sort of parlano, big parlano, unknown, and it's a nessuno li question of ascolta. Focusing on ourselves, on doing the best that we can. Che And then vi in posso Bahrain, in dire? a couple of weeks' time, we'll get to see everybody's volete che vi everybody's dica? car. And, Aspettate, we'll, perché have dopo we missed something, have we parlerà not? And then we Verstappen, set off parlerà on this Perez, 23 parlerà race la journey fidanzata di between, Verstappen, March and November. parlerà il And, cane di Perez, there's going to be highs and parlerà... lows along the way, I'm sure, but I think we're in a good place and looking to carry on that momentum from last year. Ci vorrà As we ancora noted just a raga, la moment ago, one presentazione of the sarà most alle 4, impressive si va parts of bene. 2022 Alle 4. was the fact that you guys started in the top 4 in every single Grand Prix during the season. Define for me L'anno scorso what anche. that means. Like, what is the challenge to achieve that? Well, I think consistency is incredibly important, and I think that what we achieved last year with 17 victories out of 22 races, 2 out of the 3 sprint races. We hit a level that we haven't, previously, and with both drivers, delivering was a phenomenal performance. And I think that we're going to have to be at the top of our game this year because, the drivers, the teams that we're up against, they're hugely competitive and skillful teams. So, we're going to have to be at the top of our game this season. Mandami il tuo numero. Yeah, we're looking forward to it. chiamo. It's been a good winter. It's been a chance to recharge the batteries, get focused on the regulation change for this year, some subtle changes with the cars for this year, but everybody's ready to go racing again. And what can you share with us about Gran Toro 2023? I know it's a huge initiative. Yeah, it's a big initiative. It's something that Basta! we did in Europe last year. Basta which is domande, poverino, anche lui si rotta le palle. A bunch of enthusiasts Dai. in very nice cars going from che the UK to palle. Austria last year. We're doing that, going to do that again in Europe, and we're going to do a road trip as well from in the build Intanto up Ferrari ha to the pubblicato Vegas un race video, from, ragazzi. Los Angeles across. So that's a great initiative. We met some great people and fans of the team on that, and the drivers are going to get involved. Daniel and David Coulthard will be getting involved in that. Really appreciate your perspective, your leadership of the program. Thank you so much, Christian. We'll see much more of you
here in just a bit. Molto Right now, folks, strano. let's take a moment to celebrate some of the athletes Un'impronta from the digitale. world of Red Bull as one of the most visible sponsors Cosa in sta a extreme significare sports globally. un'impronta Red digitale? Bull is an energy drink that broke the mold of what's expected from a brand. Pure gli altri sport adesso, dai. Mettiamoci a vedere tutto, Intervistiamo anche il campione mondiale di salto con gli sci, no? Siamo come la io. Now, please welcome Sì, sì, sì. Red Bull athletes, Eileen Gu, No, Miles veramente Chandler intervistano Watson, anche gli altri Seth Powell, sportivi. and Leticia Buffoni. Ma chi So, let's start siete? with you, Eileen. Ma che cazzo volete? At only 19 years old, you're Olympic champion, professional No, freestyle ma skier. I would raga. like to highlight some of your Dai. Però sei figa, dai, va bene. that you have some of the highlights of your career. You're the youngest Olympic champion in freestyle skiing, one of only a handful of free skiers to compete in all 3 disciplines, and first freestyle skier to win 3 medals at a single Winter Olympic. Welcome. How are you? Thank you so much for having me. I'm super ovvio, excited certo, to be certo, here. Marco, I love certo. F1 so much, and it's really Assolutamente. exciting to be a part of this monumental event, and to share it with all. Però the devo incredible athletes. dire, Now, tell me, Devo Eileen, dire you know, che sta Red Bull parte me va Racing bene, just won 2 championships in a row, something pretty difficult to achieve. Certo, What's certo, the key in your assolutamente. sport that allows you to Assolutamente, Marco. continue to perform at the top level? Absolutely, I think sports are so physical, right? But a huge part of it really is mental. And a lot of people Esatto, sometimes che- overlook that. There's so much mental training that goes into it, learning to deal with pressure, learning to love pressure, learning to overcome it, and learning to be the best version of yourself when the world is watching. And I think that's something that Red Bull does so well, because Red Bull strikes this incredible balance of both symbolizing the epitome of everything that action sports are, while also building this family and this sense of community. So we all love what we do so much. We're all the best in the fanno world sì, at it, and ragazzi. somehow we're all Ma best friends così, with each other. anche So l'anno that's scorso something that's really presentazione alla Red Bull mi You ricordo talk che era about balance, and please tell me, how do you balance and prioritize all the aspects of your life? From being a professional athlete, a model, attending Stanford, you seem to be equally driven in all of these activities. I'm actually in my midterms right now. I wrote my philosophy paper on the way over on the red eye. So that's how I balance it. Yeah, so I think for me, everything comes down to passion. I love fashion because I think it's so personal and expressive. And it's a way that I can really be myself through the way that I look. On the other hand, I think skiing really embodies those same L'auto traits, è davvero but in bianca, the way ma that I va, feel, no. in the way that I ski, in the way that I am in the air. Impossibile. And then finally, school to me is it's the Impossibile. cognitive aspect, Per me no. it's the intellectual aspects, it's Cioè, the way non I avrebbe un approach all the motivo. other things, and that's what allows me to deal with Sarebbe pressure. It's bello, what almeno allows me cambiare to un po'. love Anche fashion se and to boh, really nerd fosse out about tutta all the materials and the bianca, designers. un po' triste, And non so. everything really is interconnected for me, and truly it comes down to the fact that I love everything I do. They balance each other out really well, and it won't let me get burned out. Good. Now, welcome two-time world champion and 2016 Team Olympic medalist in fencing, Miles Chandler Watson. Hi, how are you, Miles? I'm doing great, Sì, thank you. pure quello Thanks for di having me. schermo, It's lovely to be here Guarda, back in cold io New ti York voglio bene. for a lovely event. Sono So felice della thanks tua again. carriera. e tutto. Miles, tell me, how Però- is Red Bull different from Guarda. other companies that partner with athletes? Well, Red Bull's definitely, they were the first sponsor to ever sign me, but they definitely care about the athletes. You know, they ask us questions. They've been, helping me build and change the sport. And they're very, quello dell'Italia encouraging and always behind me, which is something that, as a partner, I always look to have. And they're just amazing people. And it's not really a sponsorship, it's a family, which is, I think, everybody up here, I love, I see them around the world, and it's like truly a family. So that's how they're different in many Cioè, mi ways. ricordo che Now tell me, what avevi- attracted you to però F1? non mi ricordo, cioè, non- I mean, as a kid growing up in London, I've always loved F1. I've always loved driving fast. sono cazzi and tuoi I'm adesso, Chi. obviously heavily invested, quel and caso I sono just think what they cazzi do tuoi. is it's honestly incredible. Sono And then proprio cazzi when you get to tuoi. see it up close, you really get to see that they do put their lives C'è on the poco da line. fare. And I think the TV doesn't do justice. So like when you go and see a race, you really see like how quelle mad là. they are, and it's really incredible to see. So
Yeah. Ma non eri te che uscivi con una Perfect. tipa? Now, next up fresh of Che mi X dicevi Games in nella Aspen live is di- 23-year-old Seb Powell. Hi Seb, how are you? I'm doing good. How are you? All good, thank you. Can you describe your unique style of riding and please explain me what is the knuckle hawk? So my unique style of riding it's a lot different from normal snowboarders because of pretty much how spontaneous it is. I can have an idea of what I want to do dropping into a jump or rail or whatever, but the second I get up to it or I'm about to take off, I could completely switch what I'm gonna do, and that's what makes it so spontaneous and unique. And the knuckle hawk, that is? So for knuckle hug, it's kind of hard to explain. It's like, so pretty much instead of using the jump, you use the landing. So like this is the knuckle pretty much, and Do you need to use my hand to explain it? Yeah? so you got the jump here Yeah. usually, Uh-huh. but you take off right here instead, and like this gives you a little pocket of air, or not air, but like you can manipulate your body and use your board to like flip and spin in certain ways that you can't do on a normal jump because you don't go as high in the air pretty much. Okay, and now please tell us about the sliding tour, an event that you created to promote inclusion and aims to make the mountain more colorful. So Slide and Tour, Red Bull gave me the opportunity to pretty much give some energy back to the East Coast. It's where snowboarding started, so it's birthplace. A lot of events are like all over the world, and we're on the West Coast. So there's not much energy on the East Coast, so we pretty much go to mountains, shoot, film on rails, jumps, and invite all the people, like all the locals, to come snowboard with us. And it's pretty cool because we didn't really. It's pretty cool because it gave me this niche that I didn't know I had, which is just riding with a lot of Ciao, Abdul. a lot of people. And oh my gosh, I'm forgetting what I'm saying. It gave me this niche of pretty much scusatemi. inviting. It's like Ditemi se così va bene. In caso alzo ancora. What is the word? It's like pretty much. Ma questo si è fatto una bomba comunque. Involved with the sport. Yeah, like we have kids pretty much come out and. Questo è fatto come una pigna, raga. Quei raster. It's not really just a session for us, it's a session for them, and it like. Non lo so, Marco, non lo so, non lo voglio manco sapere. Poi arriveranno i piloti, arriveranno Perez e Verstappen, sicuro. Ovviamente. And now, welcome six-time X Games skateboarding gold medalist Leticia Buffoni, an icon in women's skateboarding. Hi Leticia, how are you? I'm good, how are you? All good, thank you. You competed in the Tokyo Olympics where skateboarding debuted. Please tell me about the emotions of being there. Man, it was crazy. I never thought in my life I'll be competing in the Olympics and representing my country, and it was just. Troppo bassa la presentazione. I want to do it again because it was amazing. Così va bene? Now, we saw your recent Sky Grain video. Please tell me how to come up with, prepare Questa è for bionda, it. non va bene. It was crazy. Oh my God. It was a dream of mine that I had about 5 years ago, and I brought to Red Bull. They loved the idea and they wanted to do it. It took us a long time to prepare and organize everything. I had to train a lot. I had to do over 100 jumps for the actual jump. It was a lot of work, but we made it somehow. Sto letteralmente addormentando. It was amazing. Yeah, it was a dream come true. Oh. Eileen, you attended last year the Monaco Grand Prix and Miami. Tell me about the experience of being in those Grand Prix. Well, I'm a huge adrenaline addict. I think everybody on this stage is, but really seeing it in person truly is so different. The drivers are going so fast. I can't even imagine moving at that speed. Sicuro. And having to make reactions just like that. It really shows how you have to be so dialed in. You almost have to be subconscious and functioning as though you and the car. Sì, sicuro che l'hanno fatto apposta, ma sicuro. I admire excellence in any field. Ciao Manu, niente, non ti sei perso niente. In a sport like F1, I really I love watching and I have so much respect for the drivers.
fatemi you were vedere. two in Solo Miami, io ne ho and visto you did uno, ma ne hanno an pubblicati più Instagram di uno. takeover. So tell me about that. And are you planning to attend to another race No, this uno year? ne hanno pubblicato. Yeah, so Miami was so hot. My God. I Proprio definitely all'inizio love, della going to presentazione races. della I'll Red Bull. definitely be at more. I think we can settle the dispute that F1 drivers are athletes. So if I hear this again, okay, they are fully athletes because it's so crazy what they do. And I hope to go to Vegas for the race. Definitely hope I make it back. So Red Bull, I'll be there. And yeah, and Instagram. But yes, Yeah. Instagram will be there too. But Yeah. it was a nice little takeover to kind of show the fans and people that watched it what really goes on at the races. You know how Sì, it's Manu, a huge team. It's not 5 just ne like the abbiamo viste di drivers. So I think macchine. it was cool to show the different, perspective. So it was lovely. So definitely be back again. Perfect. Seb, how was Miami for you? Rumors said that you're going back this Basta però, va I'm definitely bene, going back. That was Però actually stiamo so parlando di much Formula fun. 1, non di, I've never di been to a race skate, either. di And, sci. Che to show palle, up and che kinda see how palle. it goes and like see how they operate. It's all so intense. Like No, Manu comunque l'unica cosa che ha fatto vedere sono skateboard e sci. Tu ti chiedi è una live, cioè la presentazione della macchina della Formula 1. Do like almost a 90-degree turn and like just to slow down to that speed after Sì, going on veramente. jet ski No, was non c'è crazy. stata la So, presentazione we last. got Hanno to pubblicato the 3 paddock foto. too, and to see how they all operate, niente. like how top secret it is in there too. It was all really cool to see and No, non l'ho we'd love to do it some more. visto. Non l'ho visto, dopo lo And what guardo. about you, Leticia? Tell me about the experience in Miami. I've been to many races, Ovvio but che- Miami was definitely my favorite. I think just everything about Miami, the weather, which you didn't like it, the parties, everything about it was beautiful. I can't wait to go back. Good. Well, let's thank to you all for joining us here today and enjoy the races you will attend this upcoming season. And please keep pushing all the limits on the world sports. Let's check in with Marty. What do you have, Marty? It's so inspiring to hear the amazing paths that those awesome Red Bull athletes have taken to the pinnacle of their sports and to see how committed Red Bull continues to be in the world of extreme sports and learn about it from those amazing athletes themselves. Oracle Red Bull Racing continues to put fans at the forefront of everything they do. 2023 will be no exception. Inviatemelo Let's take a in look at DM su someone Instagram. else who's getting involved. Ci siamo? Oh! Oh! Così? No. Faranno come l'anno scorso che la colorano mano a mano? Cos'è sta roba? Che è? Che è sta cacata, raga? Grazie, mi è arrivato, dopo lo guardo. Beh, questo cool per is dirci that? cosa. I mean, that is cool, and I'm actually a little disappointed. I got to be honest. I thought Christian was going to show up today Tutto ciò wearing per... that suit. Yeah, it was Why didn't you get that impressive. suit, man? You'd look fantastic in that suit. It is time now to talk about an exciting opportunity for Vabbè. all of you at home to get Va more bene, involved va with bene, Oracle va Red Bull bene. Racing than ever before. We're Pier launching a Gasly. competition called Make Your Bellissimo Mark, anche quel powered video. by Oracle. Christian, what more can you tell us about this initiative? Well, this is very much about getting the fans involved in the livery and the look of the car. So for the 3 US races that we have this year, for the first time ever, we're going to get the fans involved to create the livery for those 3 races. It's going to be a competition. It's a huge opportunity, and we've thought long and hard about it. But we know it's what people want to see, to be able to get involved. And this is your chance Non lo to be so, able to non do ho that. So for the capito, first non ho race, assolutamente obviously capito. US race in May in Miami. The competition opens, I think, today, and to get involved and come up with Ma some no, interesting Kiwi, liveries. ovvio che non è There'll be bianca e then nera, a raga. panel of judges, and we'll pick out the best and most striking ones for these 3 How iconic fun. races. How fun. I mean, what an awesome initiative to get the fans even more involved than they've ever been. For more information on this, guys, Make Your Mark. You can go to the paddock, and no doubt across Ovvio che social non è media bianca e you'll nera, see raga. so much Cioè, more non on è. this initiative.
in Cioè, the foreseeable a parte future. che Head to non ha senso. redbullracing.com/the paddock to find out more. Absolutely awesome opportunity for the fans. It sounds amazing, and definitely I'm going to get on board. Something special happening here with Mr. Doodle and the Quasi quasi mi RB-19 sdraio show sul car, letto e me right? la guardo sul Yeah, letto. so we saw the video of Mr. Doodle there. Secondo te la livrei Mercedes nera? Me l'avete già chiesto prima? And he's Secondo me no, restano sull'argento. livery on it. You can see Perché comunque il nero, cioè non era, era per un'edizione, cioè nel senso, l'hanno fatto per il razzismo e queste robe qua. Poi l'hanno tenuto anche per il 2021 e basta. Cioè, secondo me basta. Magari tornerà, sicuro, però. Quest'anno no. Yeah, hopefully. I mean, it's going to look great in somebody's living room. Or it's on somebody's wall. I mean, it's a fantastic piece of art you'd have to stay. And I mean, this guy, he's doodled his entire house. He lives in a house that looks like that. Did he do your house? Grande Kiwi, invita tutti a mettere live alla live, cioè a mettere like alla live, scusate. So what you're telling me is when you guys get to Miami, it's Max who's going to be wearing that suit. Well, you never know, but yeah, look, this is a really cool initiative to buy, one of our former cars. They're not, we don't sell many cars. It is a show car, but in this unique doodle livery, and every single penny going towards Wings for Life. Tutto sto casino per poi una cagata. Spinal cord injury and damage. I love that it benefits Wings for Life. That is wonderful. Okay, guys, now we're going to hang out with a very special person, and we're going to welcome him back home to the world of Oracle Red Bull Racing. It's our boy, and we're happy to have him back. Ricciardo, così, a caso. No. Please, let's give a big round of applause and welcome back 8-time Grand Prix winner and one of the friendliest drivers in the F1 grid, Daniel Ricciardo, to Oracle Red Bull Racing. Daniel, you spent the first decade of your Formula One career with Red Bull. Now you're back as a driver. How does it feel to be back in this stage? Feels amazing. Hello everyone. It feels, it's like returning sei home, tornato, and, brutto stronzo. after, Ti mancava la Red Bull, in te ne this sei now, andato a fare il second phase figo. of my career. It feels warm and cozy, a lot of familiar faces, and back in the family, a lot of fond memories. Can you explain us a little bit more about this new role that you will have with the team? Yes, I'll attend some races, obviously, and it's really just to help also develop the car, use my experience, a lot of simulator work, and just keep involved in the sport. Obviously, keep a close eye on what's happening, and try and obviously help the team as much as possible. More obviously behind the scenes, but when I'm trackside as well, I'll get nice and close to all the engineers and find out where I can help and contribute. What was your reaction watching Max and Oracle Red Bull Racing winning a back-to-back World Championship in 2022 and the addition of the Constructors title? I mean, at the Cioè, raga, time, dopo un'ora di attesa, un'ora e 8 minuti, against him last year, but it was really, honestly, really cool to see. And the start of the season was like nip and tuck, with the battle with Ferrari as well, and then the way that Red Bull was able just to kind of continue to press on through the year and ultimately dominate what looked like really the second half of the season was really impressive. So many members of the team I worked with and I was so happy for, and really cool to see them back on top. You're the first person we're seeing this year in person, wearing the new Castor kit, the kit that you will be using in 2023. So please tell me about this kit. What are your thoughts on this Castor kit? Maybe you can Do you want me to model? Yeah. Da-na-na-na-na. Great. Well, as you can see, it's very flexible, very usable, wearable. So no, it looks great. I mean, for me as well, like putting the Red Bull uniform back on. Obviously, it's a new Castor one as well, but just it's like it's a happy feeling for me. Certainly some strong like nostalgia and all of that.
But yeah, I think Oh, raga, non I ce la faccio did più, a ve lo workout giuro, with non ce la faccio something, più, cioè not really, mi sto we went really smart, addormentando, but I'll do a cavolo. workout Va later bene, tonight, però è It's un'ora. too good. You look great. Thank you. Thank you, Daniel, for being here with us. It's a pleasure to see you back with the team. And right now, let's take a look at the 2023 brand shoot. True to form, Oracle Red Bull Racing got fans involved, making them one of the first people, besides Daniel, of course, that were lucky enough to wear the new Castor team wear for 2023. Our fans Alex. were also treated to a sneak peek of the new range of caps and footwear developed by the team by US-based pioneers New Era and APL. What a lineup. Let's check it out. Everyone's excited. You're competing against the best in the world. Same goal. It's about winning. But for me, the most important thing is that I can be myself and really express myself. It's about what people don't see. Like they say, it's what you do in the shadow. It definitely is a very big team effort. At the end of the day, it's all to try and push the team forward. They give everything. We are all in that car, although I'm driving. 40 minuti non abbiamo ancora visto i piloti. No, raga, ve l'ho detto, alle 4 la vediamo sta presentazione. That's exactly what you want. Alle 4. We're gonna be pretty fresh. Ci sta però, sta musica zarrissima sotto. Anche lei ci sta. I'm still, growing, learning, getting more experience on track, off track, in general in life. To be honest, my goal is just to try and be better again. I'm gonna give my best throughout the year. Try to be a good example for the younger generations. Eccoli qua, eccoli qua. Ciao Manu. È venerdì, cosa studiate venerdì? Checo Perez, and of course we welcome back Christian Horner, team principal as well. Checo, I want to start with you. Welcome to New York, man. What should it tell us that Oracle Red Bull decided to have the season launch right here in the United States of America? Yeah, well, I think it's growing so much in the US, the support for our team. Everywhere where we go. Raga, finiamo questi adesso parlano per mezz'ora. Cioè già me li devo sentire tutto l'anno tra interviste, non interviste. Poi in più, scusa, capelli tutti di merda. Più in più, anche Max, qua, it's one thing to win one world championship. Obviously, it's a dream, but to defend it is an entirely different challenge. Che palle. How were you and your team able to do that? Well, I mean, of course we did last year, but yeah, we're just very excited to, to come here. We know, like Checo said, the US is incredibly important to us. We are going to have 3 races now this year. I think we're all very much looking forward to, and they're also very different to each other, So yeah, to be here today, and also from our side, we're very optimistic again for this year, and of course, we're going to try to defend that title. Checo, as we discussed earlier with Christian, you guys were the only team to start in the top 4 in every Grand Prix of 2020. What's the challenge of accomplishing that? Yeah, definitely is to keep progressing. The competition is getting better, and so we have to keep progressing. We have to be better than we were last year, and that's going to be really difficult. But as a team, we're giving everything. It's been a very busy winter for all of us. So we're really looking forward to the start of the season. One of your main jobs, Christian, is to try to achieve something that resembles harmony within the organization. What is the challenge when you have 2 world-class championship caliber teams battling against one another to maintain that harmony? Well, we're very lucky. We've got two fantastic drivers, and their combined efforts the last 2 years have been stunning. Obviously, that first Drivers' World Championship for Max in 21, and then the double championship last year, and winning 17 Grand Prix between the two of them, and first and third in the Drivers' Championship, and of course bringing home that Constructors' Championship back to Oracle Red Bull Racing for the first time in 8 years. And these guys, I think it's the best pairing we've ever had in Formula One. It's been hugely successful, and
You know, we're going to need every bit of that this year as we go against some big opponents. You know, with the other teams looking to come back at us after such a dominant season last year. But we're very fortunate to have two such talented drivers. Max, you don't strike me as someone who rests very much. You seem to continue to want to push and find the maximum performance within yourself. But as you have reflected on back-to-back championships, how do you define what you've achieved so far? Yeah, of course, it's been great. When you're a little kid and you're working towards your dream, your goal. Ora che io vado a bere un secondo perché non ce la faccio più, scusate. Then, of course, the next steps are about trying to win a race, quando put the car on pole, and then eventually the big dream is, of course, to win a championship. And once I achieved that, of course, for me, like a lot of pressure fell off my shoulders because I felt like I had achieved everything I wanted in my sporting career. But then it's all about trying to stay there because that's probably even harder than getting there. And that's why I think last year was a very good test, to see if we could do that. But also from my side, I constantly try to improve myself because nobody is perfect. And I think throughout your whole career, I think you are always improving, learning from just general life experiences, but also on track. There are always things that you can do better. And that's always what I'm questioning myself, asking myself, where can I be better? And that's, of course, what I'll try to do again this year. Best of luck. A tremendous season ahead with so much promise. What are you most looking forward to in the coming season? Well, definitely to have a good time with the team and to improve what we've done last year. And yeah, I think if we're able to do that, then it will be a great season. It's such a long year ahead that we just have to make sure we are full of energy, which we are fully recharged and ready to go for this new season. Well, what you've built is a championship expectation now. So how do you define success in 2023 for this program? Well, it's a different situation for us. Defending those titles, we go from being the hunter to the hunted, and I think that everybody in the Siamo team ancora qua? is so Strano. motivated and fully up for this challenge. Che strano. I think, having tasted that success last year, some subtle regulation changes for this year. Che strano. Everybody back in the factory is just pushing flat out, and we're excited to see the car for the run for the first time. Only 3 days of testing before we go racing, and then dai, Horner, taglia un po'. Traveling around the world, taglia un po', non ce la faccio più. Venues, and it's going to be, I think, an incredibly competitive year this year. For both of you, here in the United States, we're seeing this explosion of popularity in Formula One. How do you describe the global passion of the F1 fan base? Well, I think new ownership definitely focused more on the US as well because we knew that we were definitely lacking there still. So they definitely have done an incredible job in boosting it in the US, and then of course also through Netflix. I guess everyone in here has Netflix, so they're here somewhere, brother. Yeah, I signed my life away. You watch a lot of Netflix, right? So, of course, perché si mette a parlare di Netflix Netflix? helped a lot to get a bit more of an insight of everyone's racing career because it always felt like probably. Cioè, questa presentazione è tutto tranne che una presentazione della macchina. Cioè, fa da accompagnamento la macchina. That helped a lot that you can see a little bit more of the personality behind it as well. When you go home to Mexico, it is crazy. How do you describe the passion of the Pazzesco, ragazzi. Certainly the passion of the sport has grown a lot. Like Max says, I think certainly Netflix has put the people, the fans, a little bit closer to the drivers, to the teams. They're more into what we go through, because we go through so much for 9 months a year. We have good days, bad days, so we show a lot of emotions. And the fans are always with us, so we are very privileged to have them and to receive the support we get, so yeah, I'm extremely lucky to have the amount of support I get around the world. And là, raga, è dietro sti tendoni la macchina. What is the team's plan for show runs in 2023? Well, we got a busy, visto le storie adesso. I think we're doing about 20 show runs. So, Daniel, being back in the team, he's going to be driving at all kinds of different venues. And ciao, Alex. In the US, they're going to be announced, in Chicago and Nashville.
Yeah, we're looking forward to taking Formula One to the people. And se non la fanno entro le 4, se non la fanno entro le 4 spengo la in live, terms basta, of sono just tentati. exposing Cioè, Formula One, protestiamo, seeing these dai, cars protestiamo. where you wouldn't expect to see them, and lighting up the streets in Chicago and Nashville is going to be a lot of fun this year. Really appreciate your perspective, gentlemen. Thank you so much. Io non l'avevo I gotta vista tell quella you, del 2022 della Daniel McLaren. Ricciardo let loose in Nashville, Tennessee, unsupervised is a scary, scary thing. Oracle Red Bull Racing has always pushed the limits on where to go next. Let's take a look at the ultimate road trip across America from Oracle Red Bull Racing. Ancora, sti cazzi di video. Minchia. Max, they've dropped the car off in the wrong Manhattan. I need a car in New York in 36 hours. You got it, boss? Non è già la macchina. Tutti. No. I can't wait to race these streets. It's going to be even better when there's no traffic ahead of you. Max, get to Austin and hand over to Checo. Hell yeah. Max Verstappen, you are world champion. We are world champion. Thanks, amigo. Vabbè, bella, Però. Checo, we need you at the launch. Cioè, questi si sono girati tutta l'America per fare sto video. Oh, dimmi che sto timer è quello. Oh, sì, ci siamo, dai. RB-19, bella sta cosa. Eccola! Eccola! Uguale a quella dell'anno scorso. Faccio cadere le luci a momenti. Ed è proprio lei. Non è cambiato niente. Incredibile. Ma vaffanculo, dai. Niente. È uguale. È uguale. È uguale. Uguale. Uguale, raga, non cambia nulla. Niente, ma zero proprio. Zero, colori uguali. Messi nella stessa disposizione. Wow. Ma wow cosa? Wow. Wow cosa? It looks like a championship car. That is a beautiful, beautiful racing machine. I like the matte finish on it. Christian, what more can you tell us about the RB-19? Ah, ma aspetta, è quella dell'anno scorso. Well, obviously No, mi sono perso qualcosa. stable, so it's taking all the lessons from the RB-18 that was, of course, our most successful ever car. There's Non ho capito, ma ha detto la macchina del campione del mondo, quindi forse vediamo se non ci ha messo su Instagram. Sì, no, raga, dai. Dai, ma va, dai, raga, no. Io quitto la live. The strengths, hopefully, from what was, as I say, our most successful ever car. Max, what were your thoughts on the first time that you saw the RB-19? No, raga, ma uno scherzo, dai. Okay, what are your È un thoughts? cazzo di scherzo. Well, I think our livery, has been pretty similar for a couple of years now. È un cazzo di scherzo, raga. Cool-looking car. It really shows you, the Red Bull colors all over the place, and we have had a lot of success like that. So why do we need to change it up a lot? Of course, we have a few more partners on the car, a few new partners as well, and that's where it's all about. Checo, what's the testing process for you guys as you prepare for the season opener in Bahrain, March 3rd?
Raga, vi offendete se chiudo la live? Perché cazzo ha? La reaction a cosa dobbiamo fare? A una macchina che abbiamo già visto per un anno. Oddio, che palle. Che palle. For now, and that's the key, you know, that's the most you can do. Daniel, what about the same work that you'll be doing back in the factory? We'll just Non talk aveva about una actually. pistola. So Bella I'll be questa. there Questa in a bella. couple of weeks getting ready for the season and No, a lot of sim no, work. Kiwi, I mean, that'll be a l'RB-19. lot of, let's say, my work and my contribution, and let the boys take the track stuff, and I'll be working behind the scenes and again try to Hai just ragione, develop Nick. the car, help Ragazzi, avete understand the ragione. direction also Avete ragione. that Checo and Max want to take it, and try and lend some of my experience No, basta, as well raga, to, basta. Ciao. to the track and Ci vediamo. Tanto cosa sto qua a fare? Max, have La you reaction a done any cosa? testing in it yet? Basta, avete ragione. Done any testing? Faccio comunque il video su YouTube, il breve video dove faccio la reaction alla nuova livrea della Red Bull. Coming out of last year, you get a bit of a picture of what you want. Però vabbè, from the dai, car, va what bene. you want to improve, so that's what we try to do Raga, this year's la car. chat, guardate la chat della... Yeah, you constantly just try to make it better, and that's what you're working on. Tutti che rifanno l'emoji del pagliaccio. You know, get the reference between the simulator and the real track. You try to correlate it as well as you can, and that's a continuous process. But the first feelings have been Vabbè, really good. allora. Checo, now that you've seen the car, what are the thing that you expected the most for the 2023 season? Boh, ragazzi, io vi saluto e faccio il breve video reaction dove parliamo anche un po' di Red Bull. Ok, dai, ragazzi, grazie a tutti. Un bacione. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E nulla. Ciao ragazzi. Ciao. We have a very first good introduction because that will set up to a great year. Daniel, you've had quite a journey from the last time that you were with